Allora, leggiamo insieme questo esercizio. Ci chiede semplicemente di scrivere l'equazione di una parabola con asse parallelo all'asse delle y che passa per un punto A, questo punto ha coordinate 2, meno 5, e ha un certo vertice di coordinate appunto 5 e 4. L'equazione della parabola risultante sarà quella. È tutto guidato, dice scrivi la condizione relativa alla scissa di V. Che vuol dire questo? Beh, dobbiamo cercare di capire come è fatto il vertice della parabola prima di procedere. Beh, la cosa che ci dobbiamo ricordare, che poi tra l'altro lo ritroviamo spesso nella formula risolutiva delle equazioni di secondo grado, è che la x del punto V ha questa coordinata meno b fratto 2a, dove appunto si intende che la parabola abbia equazione y uguale a x quadro più bx più c. Quindi noi possiamo avere subito una prima informazione se andiamo a sfruttare il fatto di conoscere la coordinata del punto V, che è semplicemente meno b fratto 2a. Beh, se io vado a sostituirci adesso il fatto che la x di V so che vale 5, beh, allora so che questa roba qui appunto mi deve dare 5 e già questo mi va ad impostare una equazione, perché di fatti moltiplicando tutto per 2a io adesso ottengo 10a, perché appunto sto andando a moltiplicare questa equazione, e il tutto dovrà essere uguale a meno b. E così facendo già mi sono ricavato un'equazione, o meglio sono andato a ricavarmi appunto che b deve essere uguale a meno 10a. E quindi questa già è una informazione. Beh, verifichiamo se questa cosa già torna. Noi andiamo a vedere un attimo nella soluzione che il mio risultato mi dice che la A deve valere meno 1 e che B deve valere 10. Quindi ci chiediamo, quei due numeri soddisfano la prima equazione che ci siamo trovati? Beh sì, perché appunto prendiamo B è uguale a 10. Poi devo dire, per caso questo è uguale a meno 10a? Chi è A? A è meno 1, quindi sì, esce 10 uguale 10, quindi questo ci tranquillizza e ci dice che stiamo procedendo per bene. Quindi questa era solo una verifica. Però appunto per trovare una parabola non bastano queste condizioni. Dobbiamo anche andare a trovarci altre due condizioni, come abbiamo detto prima, perché noi vogliamo determinare la A, la B e la C. Dobbiamo cercare adesso di sfruttare anche l'informazione relativa alla y del nostro vertice. Beh, purtroppo supponiamo di non ricordare com'è fatta la y del punto V. Io in genere faccio sempre così, conservo al minimo le informazioni da ricordare, così anche a distanza di mesi, diciamo, c'ho sempre un metodo per potermi ricavare tutto. Supponiamo che io la y appunto proprio non me la ricordo. Posso ricavarla, certo, andando a sostituire appunto in questa espressione generale proprio la x del mio punto V. Quindi so per certo adesso che la x vale 5, quindi se io vado a sostituire in questa espressione qui 5, avrò ricavato la y del mio punto V. Quindi che cosa faccio? Vado a sostituire 5, in questo modo che cosa ottengo? Ottengo A, poi devo mettere 5 e devo elevarlo al quadrato, quindi qui avrò 25 più B moltiplicato a 5 più C. In questo modo sono andato a ricavarmi un'altra equazione, perché poi per ipotesi io so che la y del mio punto V vale proprio 4 e quindi adesso aggiustando questa equazione ho scoperto che 4 deve essere uguale a 25a più 5b più c. Di conseguenza, quindi sono andato a ricavarmi un'altra equazione. Ma abbiamo detto che dobbiamo averne 3. Quindi vado a sfruttare anche l'informazione per quanto riguarda il mio punto A. Per quanto riguarda il punto A, devo sfruttare il passaggio per il punto che è dato avere coordinate 2 meno 5. Quindi sostituendo avrò che meno 5 deve essere uguale ad A x al quadrato
ossia 2 al quadrato, ossia 4, quindi 4 più b, il valore della x che è sempre 2, più c. A questo punto sono andato a ricavarmi anche la terza equazione. Quindi adesso che cosa devo fare? Devo mettere insieme tutte queste informazioni e quindi vado a riordinarmi il tutto. Quindi ho 4a più 2b più c uguale a meno 5. Poi ho 25a più 5b più c uguale a 4. E poi ho che b deve essere uguale a meno 10a. A questo punto devo risolvermi questo sistema di 3 equazioni in 3 incognite. Quindi che cosa faccio? Dal momento che so quanto vale b, la sostituisco nelle 2 equazioni. Quindi qui adesso andrò a sfruttare quanto vale b. Quindi lascio sempre 4a, poi so che devo andare a raddoppiare, nel caso della prima equazione, il valore di b. Quindi verrà meno 20a più c uguale a meno 5. Nel secondo caso invece dovrò andare a moltiplicare la b per 5. Quindi ho 25a meno 50a più c uguale a 4. A questo punto quindi devo andare a semplificarmi queste equazioni qua e quindi le riscriviamo. 4 meno 20 fa appunto meno 16, quindi ho meno 16a più c uguale a meno 5 e 25 meno 50 fa meno 25a più c uguale a 4. Adesso ho un sistema di 2 equazioni in 2 incognite, quindi basta fare la sottrazione. Ad esempio, alla prima tolgo la seconda, quindi la c si distrugge, meno 5 meno 4 fa meno 9, meno 16 meno 25 fa quindi più 25 e allora 25 meno 16 fa 9a. A questo punto, dividendo tutto per 9, ottengo che a deve essere uguale a meno 1. Ok, quindi ci siamo ricavati A, ma avendo ricavato A, immediatamente adesso possiamo tornare indietro e renderci conto che per trovare B basta fare per meno 10. Meno 10 per meno 1 fa appunto 10. Ed ecco trovata anche la B. Per poter trovare la C, dunque mi serve una qualsiasi equazione, quella che più mi piace. Ad esempio posso anche pensare di scegliere questa qua, oppure posso pensare di scegliere questa qui. Io so che A vale meno 1, quindi voglio portare il meno 16a dall'altra parte. Per farlo devo cambiare il segno, ma meno 1 andrà di nuovo a cambiare il segno, quindi praticamente rimane meno 16. Quindi avrò C uguale meno 5 meno 16, il risultato è quindi meno 21. Ecco quindi che sono riuscito a trovarmi sia A, sia B, sia C. A vale meno 1, B uguale a 10, C uguale a meno 21. Se vado a considerare il mio esercizio, ho proprio ragione. A è uguale a meno 1, B è uguale a 10, C è uguale a meno 21. Ed ecco quindi l'esercizio visto tutto insieme.